Buongiorno a tutti. Oggi vi volevo parlare della situazione nelle carceri, e ne parleremo, ma la cronaca degli ultimi minuti, delle ultime ore, ci porta per qualche momento appresso alle vicende del TAV, del treno ad alta velocità per il trasporto veloce delle merci, per il quale ostinatamente, pervicacemente, psichiatricamente, come si dicono ormai i ministri e viceministri l'uno con l'altro, il nostro governo e gran parte della nostra opposizione stanno militarizzando la Valle di Susa e altre valli del Piemonte per costringere la gente a subire un'opera inutile, dannosa, costosa, inquinante, criminale per certi versi, che non porterà alcun beneficio all'economia italiana, anzi porterà molti danni sia alle nostre tasche sia alla salute di chi abita nelle vicinanze. Questa notte c'è stato l'ultimo, tra virgolette, scontro, come siamo abituati a sentirlo chiamare dai telegiornali e dalla stampa di regime. In realtà c'è stata una militarizzazione ulteriore della valle e alla Maddalena si è arrivati alle mani, si è arrivati ai manganelli, si è arrivati al lancio di oggetti tra una popolazione esasperata da una minaccia così catastrofica come quella di un cantiere di 15-20 anni che avvelenerà chiunque abiti nei dintorni, e i poliziotti che sono stati purtroppo mandati a presidiare ditte private che hanno vinto appalti tutt'altro che in maniera trasparente, come vedremo fra un attimo, affinché possano iniziare i lavori in tempo per, ci spiegano, non perdere i preziosi finanziamenti europei, come se i finanziamenti europei li dovessimo prendere per forza. Se l'Europa un giorno decidesse di finanziare una fabbrica che spara merda sulla gente, noi che cosa facciamo? Soltanto per prendere i finanziamenti europei spariamo merda sulla gente? Che senso ha questo totem dei finanziamenti europei? Bisognerebbe andare a vedere i finanziamenti per che cosa, se ci servono, se lo scopo ci interessa o non ci interessa. Gli abitanti hanno deciso che non vogliono quell'opera. Gli italiani, se chiamati a un referendum e debitamente informati, non vorrebbero quell'opera. Ormai è chiaro qual è l'orientamento degli italiani a proposito di questo modello di sviluppo che risale agli anni 70 e 80, fatto di opere elefantiache, fatto di cemento, fatto di asfalto, fatto di progetti faraonici che non hanno più alcun senso nel terzo millennio. Eppure questo governo di morti e questa finta opposizione di morti continuano a far combattere le loro guerre dagli altri, continuano, come diceva Ricucci, a fare i froci col culo degli altri, cioè con quello dei poliziotti, costretti a atteggiarsi in assetto antisommossa, e dall'altra parte la popolazione costretta a scontrarsi con questi poliziotti. Sono entrambi vittime di una guerra che nessuno che abbia un minimo di cervello vuole, tranne coloro che hanno interessi a prendere quei soldi e forse a spartirseli. Spesso capita che si dia per scontato che si fa una certa opera pubblica, e come avviene nel 90% dei casi in Italia, quando parte un'opera pubblica ci sono le tangenti. Se poi quell'opera pubblica per qualche intoppo si blocca, chi ha preso le tangenti, o le restituisce, oppure deve garantire che quell'opera riparta. Non vorrei che in futuro si scoprisse che anche per il TAV, come in tanti altri casi, è accaduto questo. Da un certo punto di vista me lo auguro che sia accaduto questo, perché almeno avremmo una spiegazione logica sul perché, a proposito di un'opera così assurda, così impopolare,
tutti i partiti si accaniscono al costo di militarizzare una valle per anni a sostenere una cosa che tanto varrebbe lasciar perdere. Che interesse c'è a trasformare la Maddalena, la Valle di Susa, le zone del TAV in un campo di battaglia permanente? Che interesse possono avere i partiti a far menare la gente che protesta, a farla sgomberare, non ora, tante altre volte in passato e chissà quante altre volte in futuro? Che altro interesse possono avere? O sono stupidi, oppure c'è qualcosa che non ci dicono. L'idea che siano innamorati del progetto del TAV è una offesa troppo sanguinosa all'intelligenza media delle persone perché ci possano credere. Sia come sia, a rappresentare nei tavoli istituzionali le ragioni del TAV c'è tra gli altri un certo Paolo Comastri, che non è mica un passante, è il direttore generale della società che vuole costruire il tunnel dentro la montagna. La società si chiama LTF in francese, LTF in italiano, Lyon-Turin Ferroviaire. Questo Paolo Comastri un mese fa è stato condannato a 8 mesi di reclusione in tribunale in primo grado a Torino per turbativa d'asta per avere cercato di pilotare l'appalto per la costruzione della discenderia di Venaus, che è una delle opere propedeutiche alla costruzione del tunnel. Questo Comastri, per conto della LTF, ha dato delega ai suoi legali per chiedere i danni in sede civile ad alcune persone che si oppongono da anni alla costruzione di quel mostro. Pare che abbia chiesto loro 228.000 euro. Bene, uno che viene condannato per turbativa d'asta dovrebbe scomparire dai tavoli istituzionali. Nessun politico, nessun sindaco, nessun rappresentante del governo, della regione, della provincia, del comitato di quartiere dovrebbe più sederglisi accanto. Perché? Beh, perché non è stato mica condannato per furto di bestiame, è stato condannato, in primo grado per il momento, sulla base di intercettazioni telefoniche che, se andate a cercare il pezzo di Barbacetto sul sito di Società Civile, sono molto eloquenti. E beh, riguarda proprio l'appalto per il TAV truccato. E quindi come possono i politici e gli amministratori pubblici discutere di queste cose con uno che ha fatto queste cose? Vedete che c'è qualcosa che non ci viene spiegato, ma che ragionando e mettendo insieme qualche collegamento, qualche nesso, collegando i puntini, il disegno viene fuori. E molto spesso è un disegno a forma di mazzetta, o almeno di turbativa d'asta. Naturalmente bisognerebbe sempre mantenere i nervi saldi, bisognerebbe sempre che tutte le migliaia di persone che manifestano tenessero le mani a posto. Non è facile, devo dire, per chi vive in quei posti e per chi vede minacciata la vita propria e dei propri figli e dei propri nipoti restare tranquilli. Noi dobbiamo sempre raccomandare a tutti di stare tranquilli, per non dare pretesti e per non far male a nessuno. Ma un giorno o l'altro a qualcuno potrebbe anche venire il dubbio che lanciare qualche oggetto faccia meno male che provocare tumori o dissesti polmonari con un cantiere che disperderà non si sa ancora quali sostanze minerali scavando 50 chilometri dentro una montagna e altri 20 chilometri dentro ad altre montagne in uno spazio molto ristretto di poche decine di chilometri.
quindi non bisogna lanciare i sassi, ma bisogna fare di tutto perché quel tunnel non si faccia. Io credo che quel tunnel non si farà mai e credo anche che questa sia la migliore dimostrazione che a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca, come diceva un politico infame ma molto navigato. Perché lo sanno anche i politici che difendono a spada tratta il TAV, che quel TAV non si farà mai, a meno che non pensino che lo Stato italiano possa militarizzare la Maddalena, la Valle di Susa e tutte le località coinvolte nel tracciato per i 15-20 anni del cantiere, cosa assolutamente impossibile. Anche le missioni di guerra in Iraq e in Afghanistan, una è già finita in Iraq, l'altra finirà l'anno prossimo in Afghanistan, non reggono per più di 10 anni. Potete immaginare che noi avremo l'esercito, i cacciabombardieri, gli elicotteri che volteggiano, i carri armati per proteggere le ruspe a dispetto della popolazione locale? Io mi auguro, dato che siamo dei democratici, che la gente si ricordi i nomi e i cognomi e le sigle di partito di quelli che hanno plaudito alla militarizzazione della valle, costringendo i poliziotti e i cittadini a farsi del male in una guerra che non è la loro, combattuta da altri sulla loro pelle, cioè che si ricordino il PDL, che si ricordino il PD, che si ricordino l'UDC e il Polo di Centro e che si ricordino la Lega, quella padroni a casa nostra, quella il popolo sovrano, quella il federalismo. Bene, questi cialtroni stanno sputando sul popolo sovrano, sulle piccole patrie, sulle comunità locali, imponendo da Roma, se non da Bruxelles, una cosa che si dovrebbe fare solo ed esclusivamente con il consenso delle popolazioni. Prima si trova il consenso delle popolazioni, poi si fa l'opera, esattamente come hanno fatto i francesi dall'altra parte delle Alpi. Prima hanno convinto le popolazioni, hanno ascoltato le popolazioni, hanno dato alle popolazioni ciò che si poteva dare loro e con il loro consenso hanno iniziato a costruire. Senza il consenso delle popolazioni queste opere non si possono fare, non c'è niente da fare, non è la sindrome NIMBY, non è il non in casa nostra, perché se c'è bisogno per la nostra vita di un qualcosa che pure ci dà fastidio, è giusto che si faccia anche in casa nostra. Ma di quest'opera non c'è alcun bisogno, o almeno nessuno ne ha sentito il bisogno, salvo alcuni burocrati e, temo, alcuni tangentisti. L'unica cosa che si può fare è stare con gli occhi aperti e possibilmente essere vicini alle popolazioni che protestano, magari, dato che sono pure bei posti, organizzando dei bei weekend, dei bei viaggi, andare a portare la solidarietà per 1, per 2, per 3 giorni a chi sta lì a presidiare, anche per conto nostro. Più gente ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e più è improbabile che questo governo di morti e questa opposizione di morti abbiano il coraggio di continuare con i manganelli e le ruspe. E adesso parliamo di carceri perché, come a ogni estate, da che Repubblica Italiana è Repubblica Italiana, siamo di fronte a un fenomeno inedito e inatteso almeno quanto il caldo, e cioè il sovraffollamento delle carceri. Naturalmente non c'è niente da ridere. Chi sta in carcere accatastato in celle microscopiche, maleodoranti, in condizioni di promiscuità, di disumanità, non ha certamente di che scherzare. La domanda è: ma è possibile che siamo l'unico paese d'Europa che a ogni estate scopre di avere più detenuti che posti cella? Credo che siamo a 70.000 su 40 e passamila di posti, quindi stiamo arrivando al doppio.
Stiamo arrivando al doppio. Celle che potrebbero tenere 2 persone ne tengono 4, ma ce ne sono anche che ne tengono 10, perché poi la disorganizzazione dello Stato italiano è nota e quindi abbiamo anche celle vuote, carceri già costruite e mai aperte e cose di questo genere. Non so voi, io ricordo da anni gente come il ministro Alfano e prima il ministro Mastella e prima il ministro Castelli annunciare grandi stanziamenti, grandi investimenti nell'edilizia carceraria, grandi piani carceri, soluzioni mirabolanti. Avete mai visto costruire un canile? Se invece di scavare tunnel nelle montagne per fare opere inutili costruissero carceri, forse la pianteremmo con questa emergenza carceri. Perché bisogna intendersi su quello di cui stiamo parlando. L'emergenza carceri nasce dal fatto che ci sono molti più delinquenti rispetto a quelli che possono ospitare i nostri penitenziari. Non dipende dal fatto che ci sono in carcere persone che non ci dovrebbero stare. In carcere, purtroppo, ci stanno persone che ci devono stare, in base alle leggi della Repubblica Italiana. Se non piacciono, si cambiano, ma in questo momento le leggi prevedono che in carcere ci stiano 70.000 persone. E ringraziamo, paradossalmente, il fatto che la giustizia è allo sfascio, che la gran parte dei reati cadono in prescrizione, che si riesce ad acciuffare i responsabili di 1/10 dei reati che vengono commessi. Perché se migliorassimo un po' l'efficienza della giustizia, noi di detenuti ne avremmo 100.000, 120.000, 150.000. Perché? Perché abbiamo tanti, troppi delinquenti. Questo è il problema. Avete mai sentito affrontarlo dal punto di vista giusto, cioè da questo, incontestabilmente questo? No, di solito viene sempre affrontato dal punto di vista troppi detenuti. Non sono troppi i detenuti, sono troppo pochi i posti per contenerli. E dato che la pena deve servire sostanzialmente a 2 scopi. Primo, impedire al criminale di nuocere a cittadini onesti, quindi almeno per un po' sta dentro. Secondo, aiutare il criminale a reinserirsi nella società, quindi a migliorarsi, non a peggiorarsi. Questo è lo scopo. Non esiste la pena della tortura. Noi stiamo invece infliggendo la pena della tortura ai detenuti. Il detenuto deve essere semplicemente recluso, isolato se del caso, recluso in una struttura. È vietato dalle norme italiane e dalle convenzioni internazionali che in quella struttura gli si infliggano dei trattamenti disumani. Deve poter vivere decorosamente, dignitosamente, sia pure recluso perché è stato condannato a scontare tot anni di pena, oppure perché si trova in stato di custodia cautelare per evitare che inquini le prove o scappi o minacci i testimoni o ricominci a delinquere. Ci hanno sempre raccontato che siamo un paese che butta in carcere la gente prima del processo ed è disumano. Come abbiamo visto lo fanno anche negli Stati Uniti, vedi Strauss-Kahn, e lo fanno in tutti i paesi, perché in tutti i paesi la tendenza di chi viene preso con le mani nel sacco a scappare o a inquinare le prove o a minacciare i testimoni o a ricominciare a delinquere è molto spiccata, e quindi in quei casi non resta che ficcarli dentro prima. Allora, naturalmente negli altri paesi c'è un grado di giudizio, o al massimo 2, uno di merito e l'altro di legittimità, e quindi quando uno è stato condannato la prima volta nel giudizio di merito va in galera e sconta la pena, e da lì eventualmente fa i suoi ricorsi alla Corte Suprema, perché da noi ci dicono che abbiamo molti detenuti in attesa di giudizio, perché magari sono in attesa del 3° grado di giudizio.
dopo essere stati condannati in primo e in secondo grado, o sono in attesa del secondo grado di giudizio, l'appello, dopo essere stati condannati in primo grado. Quindi negli altri paesi, non esistendo il secondo e il terzo grado di merito, non esistono i detenuti in attesa del secondo o del terzo giudizio. In attesa di giudizio è quando aspetti la prima sentenza, non la seconda o la terza. Questa è la ragione per cui nelle nostre statistiche sembra che noi abbiamo molti più detenuti in attesa di giudizio degli altri paesi. Gli altri paesi hanno meno gradi di giudizio. Abbiamo troppi detenuti rispetto ai crimini? Abbiamo detto no. Ne abbiamo troppo pochi, visto quanti crimini rimangono impuniti, o perché non si trova il colpevole, o perché il colpevole l'ha fatta franca per prescrizione. Abbiamo troppi detenuti in rapporto alla popolazione, al confronto di altri paesi? No. Siamo sotto la media europea. Ci sono altri paesi, dove peraltro si delinque di meno, che hanno più detenuti di noi o pari detenuti di noi a parità di popolazione. Qual è il nostro problema? Abbiamo pochi posti cella e quei pochi fanno schifo. Per cui per aumentare il numero dei posti cella e per migliorare l'ambiente per i detenuti vanno costruite nuove carceri. Così si potrebbe creare nuova occupazione, così si potrebbe evitare di fare opere inutili e convertire certi progetti inutili, tipo il TAV, su fronti più utili. Tanto, a parte i fondi europei, i fondi italiani che ci costerà il TAV, circa 15-17 miliardi di euro, li dobbiamo pagare noi. Allora tanto vale spostarli sul bilancio dell'edilizia carceraria, che tra l'altro ci provoca un sacco di guai a livello europeo, perché come veniamo condannati per la lentezza dei nostri processi, veniamo anche condannati per la disumanità delle condizioni delle nostre carceri, perché stiamo violando i diritti umani. Su questo ha ragione Pannella. Pannella ha ragione su tutto, cioè sull'analisi della situazione, là dove ha torto è la soluzione, l'amnistia. In 50 anni, anzi ormai sono 65, di storia repubblicana, abbiamo avuto fra indulti e amnistie, insomma provvedimenti di clemenza, una cinquantina di questi provvedimenti. Cioè noi adottiamo per sfoltire le carceri quella che Davigo spiritosamente chiama la soluzione scolastica: chi disturba fuori. Gli altri paesi fanno due conti: quanti posti cella ci occorrono per assicurare alla giustizia quelli che in cella ci devono stare? Più o meno tot. Bene, costruiamo tot posti cella. Può capitare che uno sbagli di 100, di 200, di 300 unità, ma certamente non del 50%. Noi abbiamo politici che continuano a fare leggi che producono più detenuti senza mai costruire nuove carceri, nemmeno per sostituire quelle che invecchiate cadono a pezzi e che devono essere chiuse. Quindi noi perdiamo posti cella e aumentiamo detenuti, sia perché ovviamente arrivando in Italia immigrati clandestini, il numero dei detenuti aumenta perché il clandestino ha una certa predisposizione a delinquere, è ovvio, non ha un lavoro, non ha un'identità. Viene in Italia preferibilmente perché è il paese più comodo per il criminale. Del resto siamo un paese governato da criminali e quindi è giusto che se l'esempio viene dall'alto, chi arriva in Italia lo segua immediatamente. E nello stesso tempo perdiamo posti cella. Perché la soluzione dell'amnistia è inutile? Intanto perché è diseducativa. Aumenta ulteriormente ogni volta il senso di impunità, che già è enorme. Se si sparge la voce in giro per il mondo che l'Italia fa l'ennesima amnistia a 5 anni dall'ennesimo indulto di Mastella, centrodestra e centrosinistra tutti d'accordo, tranne la Lega, un pezzo di AN, Di Pietro e i comunisti italiani. Ecco, se si sparge la voce che facciamo di nuovo l'amnistia, ma è ovvio che l'immigrazione criminale
aumenterà ulteriormente a discapito di quella dei lavoratori onesti. Ed è ovvio che anche tra gli italiani delinquenti aumenterà il senso di impunità, e cioè la convinzione che il delitto paga. Perché? Beh, perché se arrivano o un'amnistia o un indulto a intervalli regolari di pochi anni, vuol dire che tu, delinquendo regolarmente tra un intervallo e l'altro, la fai sempre franca. È un po' come in quella famosa commedia all'italiana dove Sofia Loren diventava manovalanza ideale per la criminalità spicciola, perché sfornava un figlio dopo l'altro e quando la prendevano era sempre incinta e quindi non la potevano mai arrestare. Quindi l'amnistia è la soluzione sbagliata, ma è la soluzione sbagliata anche perché non è la soluzione. L'amnistia svuota l'oceano col cucchiaino senza tenere presente che l'oceano si rialimenta con l'ondata successiva. L'abbiamo visto con l'indulto. Dopo 6 mesi le carceri erano di nuovo piene esattamente come prima. Perché? Perché non è facendone uscire un certo numero che si sfoltisce il sovraffollamento carcerario, ma è facendone entrare un maggior numero in posti più ospitali, in nuove carceri, e là dove possibile ridurre il numero degli ingressi, cercando cioè di intervenire a monte, chiudendo qualche rubinetto di quelli che producono più detenuti. Perché? Perché per certi reati è inevitabile che se uno viene condannato finisca dentro. Perché? Perché non c'è un altro posto dove è bene che sconti la pena. Ancora non l'hanno inventata un'alternativa al carcere e credo che non la inventeremo mai. Quando si tratta di tener fuori dal giro personaggi pericolosi o quando si tratta di spaventare personaggi che se non avessero paura di finire in carcere diventerebbero pericolosi. Il colletto bianco non puoi spaventarlo con le multe. Perché? Perché è pieno di soldi e quindi le multe non gli fanno né caldo né freddo. L'unica vera paura che può avere lo Strauss-Kahn di turno o il Tanzi di turno è finire dentro. Non c'è un'altra pena altrettanto deterrente. Il carcere, soprattutto se lungo, è spesso ancora più deterrente della pena di morte. Perché? Perché comunque ti devi fare giorni e giorni, settimane e settimane, mesi e mesi, anni e anni, in pochi metri quadrati, senza poter uscire. Questo è l'effetto deterrente. Non c'è un'altra pena altrettanto deterrente, nei limiti naturalmente della democrazia e della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Quindi per certi tipi di reati, di sangue e di soldi, il carcere è l'unico modo per fare da deterrente e per impedire a questi qua di nuocere ancora alla collettività. Ma ci sono delle altre situazioni nelle quali si può tranquillamente supplire con ammende, con infrazioni amministrative. Depenalizzare non vuol dire legalizzare. Depenalizzare vuol dire togliere dal penale e spostare sull'amministrativo. Se la pubblica amministrazione funzionasse, ci sono un sacco di comportamenti che vanno puniti, ma che vanno puniti con la multa, non col carcere. Faccio un esempio. Oggi è reato penale timbrare 2 volte lo stesso biglietto dell'autobus o della metropolitana. C'è chi timbra, cancella e ritimbra. Reato penale. Indagini preliminari, udienza preliminare, oppure no, anzi di solito è un reato a citazione diretta, processo di primo grado, processo d'appello, processo di Cassazione. Quanto ci costa processare uno che ha timbrato 2 volte un biglietto da €1 o da €1,20? Il danno che ha fatto quant'è? €1,20. L'ha comprato la prima volta e l'ha usato la seconda. Il danno alla collettività è €1,20. Processarlo per aver fatto questo, pagando polizia che fa le indagini, il PM che le coordina,
il giudice monocratico che lo giudica in primo grado, i 3 giudici collegiali che lo giudicano in appello, più il procuratore generale che chiede la conferma della condanna o meno, e poi i 5 giudici della Cassazione più il procuratore generale che sostiene l'accusa, più gli avvocati, spesso d'ufficio, perché spesso questo è uno che non c'ha una lira o almeno non risulta. Immaginate quante migliaia di euro costa fare il processo a uno che ha timbrato 2 volte un biglietto da €1, €1,20. Ma vi pare normale? Ma vi pare normale? È reato anche taroccare il gratta e parcheggia. Se uno gratta e parcheggia 2 volte lo stesso giorno, perché usa vernici, pennarelli o cose varie, reato penale. Ma vi pare normale? Quanto costa un gratta e parcheggia? Quant'è il danno rispetto al costo del processo? Noi continuiamo a intasare le aule di giustizia con cazzate di questo genere. Io mi sono preso un sacco di vaffa dagli ambientalisti e dagli animalisti quando ho detto ad anno zero che forse un governo che vuole introdurre la discrezionalità dell'azione penale perché sostiene che i magistrati non riescono a perseguire tutti i reati e quindi scelgono di volta in volta quali perseguire prima, non dovrebbe creare il reato penale di maltrattamenti sugli animali. Gli ambientalisti e gli animalisti se la sono presa con me perché sembra che io sia un fautore dei maltrattamenti e delle sevizie sugli animali, figurarsi, Dio ce ne scampi. Ho semplicemente detto che forse chi maltratta gli animali gli si potrebbe dare una bella multa tra capo e collo, una multa che gli fa paura, portargli via i soldi, che è molto più deterrente che non un processo che per le pene che prevede cade sicuramente in prescrizione col sistema fasullo che abbiamo. Quindi oggi il reato penale di maltrattamenti agli animali ha l'unico scopo di intasare ulteriormente i tribunali, di non produrre nulla perché va in prescrizione e chi ha maltrattato gli animali se ne va a casa impunito. Mentre invece se si desse una bella multa subito, appellabile una sola volta, in via amministrativa, l'effetto deterrente è molto superiore. Perché? Perché almeno ti portano via dei soldi, mentre il processo alla fine ha tritato un po' d'acqua e basta, ha fatto girare un po' di carte e basta, e tu alla fine, con la tua prescrizione, sei bello tranquillo. Ma lo sapete che ci sono processi per chi tiene in casa un pitone e magari un vicino di casa l'ha denunciato perché ha visto che una volta il pitone stava poco bene, me l'ha raccontato un mio amico avvocato, fanno 3 gradi di giudizio, 3 gradi di giudizio per dichiarare poi la prescrizione. Ecco, sono parecchi i reati che potrebbero essere puniti più efficacemente con sanzioni amministrative e invece questi hanno continuato a inventare reati che tanto si sa che non potranno mai essere perseguiti. Pensate all'immigrazione clandestina. Finché non è intervenuta l'Unione Europea era addirittura previsto il carcere. Adesso sono previste le ammende. All'immigrato clandestino le ammende. Ma se risulta nulla tenente, ma quale ammenda pagherà mai? Noi facciamo il processo che si conclude con la condanna a un'ammenda e questo qui non pagherà mai. Cioè paghiamo noi quel processo che finisce nel nulla. Nel frattempo è scomparso il clandestino. Leggetevi questo bel libro di Paolo Borgna, procuratore aggiunto a Torino. Clandestinità e altri errori di destra e di sinistra. Spiega in quali mani di pazzi siamo noi. Quali mani di pazzi hanno gestito in questi anni la politica dell'immigrazione, che è una cosa seria e che andrebbe affrontata da persone serie, editori La Terza. Facciamo i processi ai fantasmi, ai clandestini, per poi dare la multa a uno che non c'è più, che non sappiamo più dov'è, e che tanto anche se sapessimo chi è e dov'è non la pagherà mai perché risulta nulla tenente. Facciamo le leggi così, ma intanto i processi si fanno e anche per farli cadere in prescrizione si devono fare per reati totalmente inventati. Che reato è l'immigrazione clandestina? Come può essere reato trasferirsi da un paese all'altro? Semmai è reato andare a rubare, ammazzare, violentare, truffare. Ma non può essere reato entrare in un paese. Abbiamo la libera circolazione delle merci
ci buttiamo via addirittura i soldi per il TAV per farle circolare più rapidamente e mettiamo in galera quelli che circolano con i loro piedi, con le loro gambe, ma diamo i numeri, ma che reato è? Abbandono di rifiuti per strada, reato penale. $40.000 fascicoli ha dovuto aprire la sola procura d'Agrigento nei primi 3 mesi di quest'anno per i 20.000 che sono arrivati da Nord Africa. 40.000 fascicoli. Pensate solo per aprirli quanto tempo ci vuole per una procura di 8 sostituti e un procuratore capo. 40.000 fascicoli più tutti quelli della provincia del territorio di Agrigento. 40.000 fascicoli perché devono fare 2 iscrizioni nel registro delle notizie di reato, una per immigrazione clandestina, l'altra per ingresso senza documenti. 40.000. Questo bisognerebbe togliere. Bisognerebbe togliere quelle norme che producono detenuti o producono sovraffollamento dei tribunali e magari prevedono, che ne so io, il fermo, l'arresto in flagrante, che poi dura quanto? 1 giorno, 2 giorni? Credo il 60% dei detenuti, vado a memoria, non sono detenuti che stanno lì per qualche mese o per qualche anno, sono detenuti in turnover permanente. Perché? Perché arrivano oggi, van via domani. Arrivano oggi, van via dopodomani. Però sono tanti e quindi ogni giorno alzano il numero dei detenuti medi del giorno. Che senso ha arrestare uno oggi e metterlo fuori domani? Che senso ha? Pensate alla fatica che si fa a fermare uno e poi esce. Allora o li tieni dentro se merita, oppure non li metti dentro, perché se lo metti fuori il giorno dopo non ha senso. Abbiamo leggi fatte non per la sicurezza dei cittadini, ma per la rassicurazione dei cittadini. Leggi fatte per dimostrare che lo Stato fa la faccia feroce, in realtà è uno spaventapasseri, e non fa più paura a nessuno quando uno conosce il meccanismo. Fa statistica, Abbiamo fatto 40.000 arresti. Nessuno sa che cosa è successo il giorno dopo quei 40.000 arresti. Politiche di rassicurazione, non di sicurezza, questo ci viene imbonito da 20 anni a questa parte. E il risultato è questo: follie legislative, carceri strapiene e il crimine che dilaga perché la repressione penale ha lo stesso effetto deterrente dello spaventapasseri. Dicevo quindi, depenalizzare quello che si può depenalizzare, cambiare altre leggi che producono detenuti, oppure utilizzare strumenti che ci consentano di diminuire il numero di detenuti. Alcune ci sono già e non vengono applicate. Non mi riferisco alle solite pene alternative, perché noi già oggi abbiamo 30.000 persone che stanno fuori in affidamento al servizio sociale o ai domiciliari, ed è bene non aumentarle perché sappiamo che purtroppo sono ben poco sorvegliate. C'è un sacco di gente che delinque pur essendo agli arresti domiciliari o in affidamento al servizio sociale. Quindi chi è in pena alternativa già c'è, non è il caso di aumentarle ulteriormente, a mio modo di vedere. La legge Bossi-Fini sull'immigrazione produce dai 10 ai 13.000 nuovi detenuti all'anno, cioè quasi 1/5 del totale. Bisognerebbe cambiarla là dove non funziona. Per esempio, invece di fermare il clandestino senza i documenti, dargli il foglio di via, che di solito non serve perché con un foglio che ti dice vai via tu non vai via, ti devono invece caricare su un aereo, pagarti il viaggio di ritorno nel tuo paese se ti hanno identificato, quindi spendere dei soldi per fare una politica di espulsioni seria, non finta. Oggi espelliamo 1 su 4 dei clandestini che andrebbero espulsi. Quindi invece di arrestarli
intasare le carceri per 2 o 3 giorni per ciascuno degli arrestati e poi dargli il foglio di via, che tanto non se ne vanno via, tanto vale fare una politica di rimpatri seria investendoci dei soldi, evitando di scaricare sulle carceri un problema che non è carcerario, che va risolto per via amministrativa. Poi c'è un articolo della Bossi-Fini che andrebbe applicato, è quello che consente di perdonare al detenuto extracomunitario gli ultimi 2 anni di pena, sostituendoli con l'espulsione. Dato che abbiamo su 20.000 detenuti extracomunitari 6-7.000 che hanno ancora 2 anni di pena da scontare, applichino la legge Bossi-Fini, glieli condonino in cambio dell'espulsione, così se ne vanno. E invece restano in cella ad aumentare il sovraffollamento, un po' perché non ci sono i soldi per rimpatriarli, un po' per non disturbare il grande business dei centri di raccolta. Attenzione al grande business dei centri di raccolta. Poi c'è la legge ex Cirielli del 2005 che ha stabilito la regola americana della linea dura al terzo reato. L'ordine di esecuzione della condanna, quando si ha accesso alle pene alternative, viene sospeso e uno può uscire in affidamento al servizio sociale o agli arresti domiciliari, cosa che invece non si può fare più, grazie alla legge ex Cirielli, se uno ha già avuto altre 2 condanne, indipendentemente dai reati che ha commesso. Per cui se uno ha fatto 2 stupri o 2 rapine a mano armata, può avere la sospensione dell'arresto e restarsene libero, sostanzialmente. Se invece uno ha avuto 3 condanne perché ha rubato 3 provoloni in 3 supermercati diversi, non importa il fatto che i 3 provoloni siano molto meno gravi dei 2 stupri o dei 2 omicidi, o delle 2 rapine a mano armata. Conta il fatto che ha avuto 3 condanne, anche se sono per 3 provoloni, o perché ha taroccato dei CD e li ha messi su una bancarella, reato punito fino a 5 anni di carcere, il taroccamento dei CD. Deve finire obbligatoriamente in galera, perché il terzo reato, qualunque sia, anche se è un'inezia, ti porta necessariamente in carcere anche per i 2 precedenti, mentre chi ne commette o viene condannato solo per 2 reati, anche se gravissimi, ha buone probabilità di evitare l'arresto. È una norma folle che non fa differenza fra delitti e delitti e non tiene in conto della pericolosità sociale, naturalmente, di questo soggetto. Così che cosa si fa? Si tengono dentro dei poveracci sostanzialmente innocui, quelli del provolone, e si lasciano fuori i grandi delinquenti, compresi i colletti bianchi, naturalmente. Bene, queste altre norme andrebbero abolite. Perché? Perché producono più delinquenti a gratis. Non c'è nessun bisogno di tenere dentro oltremodo chi ha rubato i 3 provoloni, mentre invece è bene che resti dentro, e anche a lungo, chi ha fatto magari i 2 stupri o le 2 rapine a mano armata. Uscire dalla schizofrenia, guardare quali sono i rubinetti che fanno uscire troppi ordini di detenzione, ridurli al minimo senza intaccare la sicurezza dei cittadini, espellere quegli immigrati che devono essere espulsi, anche alleggerendo le carceri, depenalizzare i reati inutili che possono essere puniti addirittura più efficacemente con ammende e sanzioni amministrative o interdittive. Naturalmente per fare questo ci vorrebbe una classe politica intelligente, non molto, di media intelligenza. Leggete le intercettazioni di Bisignani e dei ministri che letteralmente gli si prostravano o gli si prostituivano ai piedi, e vi rendete conto
che noi siamo governati da gente che non solo è pericolosa, ma è anche stupida, mediocre, demenziale. E quindi sovraffollamento carceri, amnistia, sovraffollamento carceri, indulto, proteste contro il TAV, giubbotte. È un riflesso condizionato di persone che hanno mezzo neurone funzionante che però si sta spegnendo. Passate parola.